Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è giovedì 24 dicembre, è la vigilia del Santo Natale del Signore. È una giornata che generalmente i fedeli, anche quelli praticanti, trascorrono il più delle volte nell'acquisto dell'ultima roba da mangiare, insomma, per preparare il Natale, nei centri commerciali, nei luoghi dove appunto ci si riunirà per festeggiare il Natale coi parenti, familiari, famosa frase Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi, e poi anche per preparare questi pranzi e queste cene che caratterizzano generalmente, anche se ormai stanno cambiando le tradizioni in questo, caratterizzano la preparazione appunto del Natale. Ma io raccomanderei a tutti voi, cari fedeli del Piccolo Resto, che pur impegnati, laddove siete impegnati a preparare appunto le cose esterne come Marta, possiate anche coltivare la dimensione dell'interiorità e trascorrere questa giornata nella preghiera, nella contemplazione del mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. Noi come palinsesto di Radio Domina Nostra ce la metteremo tutta anche oggi, ecco perché intanto sta andando in onda la trasmissione di Santi e Caffè, che poi riprenderà lunedì 29 dicembre, perché poi domani è Natale, c'è il 26 dicembre, il 27 dicembre è sabato, il 28 è domenica, quindi riprende lunedì 29, e quindi per me questa è sinceramente l'occasione per augurare a tutti voi un Natale, cari figlioli, pieno della pace, della luce e della gioia, dell'unico festeggiato del Natale, l'unico festeggiato che poi invece paradossalmente è il dimenticato. Il festeggiato rischia di essere l'oltraggiato, il dimenticato. Sto parlando niente meno che di Gesù. È lui, Gesù bambino, il festeggiato, il figlio di Dio che viene in mezzo a noi per salvarci. È il Salvatore del mondo. Non viene a fare una passeggiata, non viene a vedere come stiamo noi esseri umani per poi lasciarci abbandonati a noi stessi, ma viene per salvarci. A me ha sempre colpito un particolare. Se voi notate il bambinello Gesù nel presepio, quello classico, e poi guardate Gesù in croce, c'è una caratteristica che lega gli inizi e la fine e l'epilogo, e poi anche nella risurrezione così, le braccia aperte, ecco, le braccia spalancate. Le braccine di Gesù nel presepio sono braccine, come vedete anche nella foto del bambinello Gesù in doppia alla mia destra, spalancate. Il Signore viene, questo messaggio è vero. La falsa chiesa di Bergoglio, il ricco magistero, come l'ha chiamato ieri Prevoste di Bergoglio, è riuscito a inquinare il messaggio più importante. Guardate che la matrice satanica di quella falsa chiesa è incalcolabile. Perché è vero che Gesù è venuto per darci la salvezza. Bisogna andare a abbracciare tutti, da Vladimir Luxuria, capito, a non so quello che Bergoglio ha incontrato, no? Per dire vai avanti per la tua strada. Qualcosa di vero all'inizio c'è. Gesù è venuto veramente per i peccatori, è venuto veramente per quelli che si fanno pena, che non si accettano, che fanno schifo a se stessi, come si dice, no? In modo un po' più rudimentale. È venuto per salvarci. Però attenzione al passaggio, è venuto per salvarci non con una salvezza forzata e automatica, ma per una salvezza da accogliere e fare propria, cambiando vita. Ecco, allora voi sapete, il Vangelo ci parla sempre della pecorella smarrita. Ecco, la pecorella smarrita è la pecorella che si lascia prelevare dal Signore dal rovo, no? Dove si era cacciata, per essere condotta di nuovo nel gregge. Questo è il Natale. Il Natale è Dio che viene a salvarti. Noi quest'anno abbiamo caratterizzato il Natale, come sapete, oggi è l'ultimo giorno della novena, con il riferimento alla Divina Misericordia. Ho chiesto, non so se nel nostro presepio c'è, non lo vedo, di mettere la scritta, eccolo lì, Gesù, confido in te.
Ecco, Gesù, confido in te, perché quest'anno il nostro Natale si caratterizza per un riferimento molto bello al messaggio della Divina Misericordia a Santa Faustina Kowalska. Ecco, perché la novena l'abbiamo iniziata lunedì 16 dicembre a Cracovia e ieri, martedì 16 dicembre a Cracovia, e ieri abbiamo concluso a Catania. Ecco il nostro giro, anche se la novena si conclude oggi. Vorrei ringraziare i fedeli del piccolo resto della Sicilia orientale che hanno risposto in maniera significativa. Veramente questi incontri hanno ribadito ancora una volta di più il vero termometro, non quello dei nostri poveri disgraziati detrattori, miei efferati nemici, ai quali auguro un Natale pieno di misericordia del Signore e di pentimento, e quali scrivono di continuo che siamo in crisi, che siamo diminuiti di numero, ma a me non risulta questo, anzi, come vedete, le sale si sono riempite in tutta Italia, da Bergamo a Catania. Ecco, non è una cosa da nulla. Allora, il programma di oggi prevede quindi alle 10:30, adesso fra un po', la Santa Messa senza omelia, lo dico perché oggi appunto c'è Santi e Caffè. Allora la Santa Messa per ovvie ragioni non prevede di nuovo un'altra riflessione, non è necessario. E dopo la Santa Messa cantiamo l'ultimo giorno della novena del Santo Natale o a Gesù Bambino nel contesto della Divina Misericordia. E poi il palinsesto procede, come sapete, regolarmente. Questa sera alle ore 21:30 andrà in onda la diretta della messa della veglia di Natale. Ecco, sul canale YouTube di Radio Domina Nostra. E domani, che è il Natale del Signore, 25 dicembre, giovedì 25 dicembre, poco fa ho detto che oggi è giovedì, in realtà oggi è mercoledì, e domani che è giovedì, giusto? Ecco, domani è giovedì, e allora 25 dicembre la nascita di Gesù. Ecco, le messe. Alle ore 8 celebra Fra Celestino qui, cioè qui a Piccola Nazareth, perché qui non siamo a Piccola Nazareth in questo momento, e poi alle 10 celebro io la messa solenne in diretta su Radio Domina Nostra. Nel pomeriggio poi vi aspetto, per chi vuole, se resistete, alle creme dei panettoni e alle bechamel delle lasagne, vi aspetto per un momento di preghiera e di adorazione eucaristica. Adoriamo Gesù come i pastori lo hanno adorato nella capanna di Betlemme, nella mangiatoia. Noi lo adoriamo nell'ostia santa, nell'ostia divina, ecco, e quindi trovo che sia molto bello questo ritrovarci. Spero che possiate, quelli che siete qui, saluto con affetto i pellegrini che stanno arrivando e quanti sono del piccolo resto locale che hanno la buona sorte di stare con me a Natale e a Pasqua, questo non è di poco conto, e io con loro però anche. Allora alle 18:30 ci ritroveremo per l'adorazione eucaristica e il terzo Santo Rosario. Questo è il programma di domani. E Don Enrico è a Roma, Don Ramon è in Toscana e Padre Ioannes si troverà in Friuli Venezia Giulia a Gradisca di Sonso domani alle ore 17. Una grande grazia per tutti i fedeli del piccolo resto friulano, ma anche trentino e veneto. Ecco, non è così lontano Gradisca di Sonso da raggiungere. E sempre Padre Ioannes, come Don Enrico a Roma e Don Ramon in Toscana, Padre Ioannes il 26 sarà ad Asolo in provincia di Treviso, sempre alle ore 17, lì in una struttura privata, perciò mette conto domandare al referente regionale l'indirizzo o comunque la disponibilità per partecipare alla Santa Messa. Il 26 io celebro normalmente come sempre alle ore 10 la Messa e Fra Celestino alle 8, e poi la sera nel pomeriggio c'è di nuovo alle 18:30 l'adorazione eucaristica e il terzo Santo Rosario davanti a Gesù Eucaristia, e alle ore 21 ci sarà una puntata importante che vorrei invitarvi a seguire, formula di condanna per Monsignor Francesco Savino. Praticamente, figlioli cari, la situazione è allo stallo. Io ieri ho tenuto un'omelia che non era quella che avevo prevista, drammatica, intensa, sofferta,
nella quale si intitola l'omelia, la trovate disponibile sulla playlist di Radio Domina Nostra, si intitola Non c'è alternativa, nella quale ho messo in luce la situazione che stiamo vivendo, alla luce dell'ultima dichiarazione di Prevost nel saluto di augurio ai cardinali della Curia Romana ieri l'altro. Prevost ha citato il suo amato predecessore Papa Francesco. Ha detto che ancora ricordiamo la sua voce profetica, il suo stile pastorale caratterizzato da gioia evangelica, quando invece nella Chiesa è sceso il terrore, va bene? La confusione, il caos, e sono menzogneri, dicono il falso, sapendo di dirlo, sapendo di ingannare le coscienze. Ma soprattutto Prevost, l'affermazione da quando è falso Papa secondo me più clamorosa è stata quella che dobbiamo rifarci per il cammino dei prossimi anni, del pontificato stesso di Prevost. Chissà dov'è il pontefice in questo momento, chissà dov'è il munus, chissà com'è che finisce. Vi ricordo a Natale le parole di Benedetto XVI nell'intervista al giornalista Peter Sewald, alla domanda "lei è l'ultimo Papa?", tutto può essere, tutto è possibile. Ecco, però soprattutto Prevost ha detto ieri l'altro il ricco magistero di Papa Francesco. Ma noi naturalmente sappiamo, noi cattolici, che quel ricco magistero di Papa Francesco prevede Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans e Abu Dhabi. Quindi non c'è alternativa al nostro cammino. Allora, non solo non c'è alternativa, ma io mi sento responsabilizzato per quello che mi dite voi. Che tu sei la guida, Don. Poi io ieri ho detto una cosa importante e mi trovo in imbarazzo quando mi chiamate in quel modo lì, con quelle tecniche. Vi suggerirei di non sono necessari. Padre Alessandro, Don Alessandro, vabbè, padre. San Filippo Neri diceva: tu chiami padre, io sento amore. Diceva ai suoi figli spirituali, le sue figlie spirituali, padre, lui si fermava, che c'è padre? Tu chiami padre e io sento amore. Pietro non è che veniva chiamato santità, perché sapete poi come funziona, che i nemici sono efferati e pensano che sia io che, capite? A me dà pure fastidio, tra l'altro, ma non fastidio nel senso che preferisco padre. Mi sembra che sia ricapitolativo di tutto padre, no? Padre lo sono, ci picchia se lo sono. Padre come Dio comanda, capito? Allora da padre, per questo piccolo resto che c'è, è numeroso, è sparso dappertutto e va crescendo a mia insaputa anche all'estero, grazie al lavoro prezioso di padre Ciabelo, padre Tamaio, al preziosissimo, insostituibile in questo momento lavoro di Vicente Montesinos, con Adorazioni Liberazione, e va crescendo questo piccolo resto dappertutto. Io ho il dovere morale di guidarvi. Ho fatto delle azioni di cui senza dubbio mi assumo la responsabilità, questo sì. Nel vostro ideale, chiamiamolo così, pontificato di Dominutella, io ho aperto la porta santa per voi, non è una cosa da niente. Ho scritto il primo documento, quindi vedete che non è che stiamo giocando, con Redemptionis Mysterium. Dio pone un'alternativa, non è che il Signore si lascia irretire dal fatto che non l'accettino, neanche a suo figlio hanno accettato, ci è abituato il Padre Eterno, o mi sbaglio? Il Padre Eterno si è abituato a quanto siamo fetenti, perché ha mandato suo figlio. Non c'è stato verso. Da quando è nato che i sommi sacerdoti hanno già lanciato il primo segnale inquietante? Qual era? Chi se lo ricorda? Il primo segnale inquietante della casta sacerdotale. Non bisogna mai fidarsi dei sacerdoti, tranne qualche eccezione. Che ci vanno i re magi, vi ricordate, in casa nella reggia di Erode e domandano: ma noi sappiamo che deve nascere il Messia, il re. Dove nasce? Quelli dicono, conoscendo le scritture, a Betlemme di Efrata. Non muovono un passo. È spaventosa questa cosa. E ancora non c'era il pregiudizio, la prevenzione, no. È tipico delle caste potenti rimanere al proprio posto. La superbia intellettuale, no?
Dio non può far così, è la vicenda amara di padre Pavel, che è un carissimo sacerdote, non so se sta ascoltando, lo abbraccio con affetto perché l'ho pensato stamattina e gli auguro un Natale pieno di pace, ma lui si è deciso a dire che non può essere che è così che Dio agisce. Perché non può essere? Non lo sa spiegare manco lui, aspetta di capirlo, che non può essere che vada così, col munus e con tutte le altre cose. Quindi il Padre Eterno ci ha abituato, ma non è che perché c'è resistenza e ci pigliano in giro e ritengono che io sia pazzo o che io mi autoproclami Papa o che le cose lì, il Signore interrompe la sua opera. Quindi io ho aperto la porta santa, no? Ho proclamato il titolo di corredentrice con gente, non è che noi siamo quattro gatti. Ad ogni evento, dall'apertura della Porta Santa all'8 dicembre con il titolo di corredentrice, la pubblicazione del primo documento Corredentionis Mysterium, c'è la gente, c'è il popolo santo di Dio. Non è che ci inventiamo nulla, c'è il popolo rimasto cattolico. Io oggi, alla vigilia di Natale, vi dico che sento questa responsabilità, ma voi avete il dovere di pregare per me. E allora il terzo o quarto atto, adesso mi ricordo quelli più importanti, magari ce ne sono altri minori, sarà quello del 26 dicembre a sera. È possibile mai, in una situazione così tragica, che un vescovo che abbia dichiarato contro i comandamenti di Dio, figlioli cari, contro la legge di Dio, abbia dichiarato che niente di personale con le persone omosessuali, non c'entra niente questo, stiamo parlando della legge di Dio, abbia dichiarato che l'unione tra persone dello stesso sesso non sia peccato, rimanga impunito. Il Papa che cambia pagina, il Papa che vogliono far credere Iunacume che non è Papa Francesco, non ha speso una sola parola, quello è impunemente vicepresidente dei vescovi italiani. Vescovo a Cassano allo Ionio con grave danno spirituale delle coscienze della sua diocesi. È un impostore Savino, è un eretico, impunito. Allora io compio il mio nuovo atto. Io lo so che mi espongo così, ma il pastore dà la vita per le pecore, voi tutte pecore del piccolo resto, lasciamo stare i miei nemici, voi, non voi solo qui, ovviamente tutto il piccolo resto, siete contenti di questo, vi sentite al sicuro, perché in questo magma avete capito che il Signore, come ha detto padre Ioannes, non poteva lasciare la sua chiesa abbandonata. Capito? Vi è che tante volte i fedeli della prima ora, non del piccolo resto, i parrocchiani di Romagnolo, queste cose le sentivano, se voi che forse ve lo dicono, le sentivano già allora, in una sorta di percezione misteriosa per me, per loro non lo so, loro sentivano che il loro parroco era destinato a un cammino speciale, non so come, singolare, diciamo così. Ecco, allora dopodomani sera, a Dio piacendo, io sarà un momento breve, farò un altro atto importante, formula ufficiale di condanna per Monsignor Savino. Lo fa un pagliaccio per i nemici, non vi preoccupate, ma non ci scappi che Dio ha scelto me, la formula è ufficiale e solenne. Chiaro? Beh, poi sabato sarà la festa di San Giovanni Apostolo Evangelista e io celebro il mio 26esimo anno di ordinazione sacerdotale. Sono molto contento di essere qui con i fedeli locali e anche con i pellegrini che si associeranno. Verranno anche, padre Ioannes non può, ma verranno Don Enrico e Don Ramon, e naturalmente ci sarà anche Fra Celestino che verranno qui per associarsi a questo momento di grazia. Bene, miei cari, allora prepariamoci al Santo Natale, come ho detto, con un atteggiamento tutto interiore di raccoglimento e di preghiera. Guardiamo la Madonna, che in queste ore si prepara al parto. Ecco. E per lei è uno sprofondare in Dio, un immergersi nella preghiera per prepararsi alla nascita
di Gesù. E allora il titolo non poteva essere che questo oggi, il titolo della puntata di oggi è La nascita di Gesù, mistero da adorare. Qual è, miei cari fiori, se dovessimo subito dirci, prendo la riflessione dal mio libro Si è fatto carne, che trovate disponibile chiamando alla segreteria di Radio Domina Nostra, se volete prelevarlo, qual è l'atteggiamento giusto che noi credenti dobbiamo avere in queste ore? Ce lo dice la Madonna a Medjugorje. La Madonna sapete che ha cominciato ad apparire a Medjugorje negli anni 80, 1981. Io avevo 7-8 anni, però sono cresciuto con quelle apparizioni lì. Per cui quando ero giovane prete, io mi ricordo benissimo che nella famiglia in cui mi trovavo, poi, adesso non so se è ancora così, perché poi io sono andato per la mia strada, non parlo della mia famiglia, le famiglie in generale si gioca a carte, si gioca a tombola, i giochi di società, si sta amabilmente a tavola, a lungo, non lo so se è ancora così, perché mi sembra che i moduli si stiano dissolvendo, è vero? È così, confermate? Mi sembra che sia così. C'è qualcosa che resiste, ma comunque quello che volevo dire è che io mi tenevo la corona del rosario sotto il tavolo mentre si giocava a tombola. E cosa volete? Il richiamo di Dio è il richiamo di Dio. E ogni tanto con la scusa di andare in bagno, che poi mi venivano a bussare, o mio fratello, mia madre, ancora in bagno? Sì! Perché io volevo salutare Gesù, pregavo, perché la Madonna a Medjugorje ha detto così: oggi che nasce Gesù, semplicemente mamma, quindi non parla difficile la Madonna, oggi che nasce Gesù, trascorrete il vostro tempo in preghiera. Che bella questa frase. Mi pare questo il Natale. La Madonna ci dà la formula: trascorrete il vostro tempo in preghiera. Per la stragrande maggioranza della gente il Natale è la festa più triste che esista. Bagordi, feste, pranzoni, cenoni e questo e quell'altro, ristoranti, andare qui, le vacanze bianche, lo sci oppure i tropici, il caldo, che casomai sarebbe quello che io preferirei, capito? Mai poi mai io, se mi fossi sposato, mia moglie avesse detto andiamo a fare la settimana bianca a che ne so, a Courmayeur, a Cortina d'Ampezzo, avrei fatto così. Io avrei fatto così. No, andiamo ai Caraibi, alle Maldive, dove c'è caldo. Vabbè, solo per drammatizzare. La Madonna ci dice quello: trascorrete il vostro tempo nella preghiera. Cosa significa? Nella preghiera. Deve essere il giorno in cui preghiamo più di tutti gli altri, più di da Pasqua? Sì, più di Pasqua. Il Natale è la festa più importante. È Gesù che nasce. È la salvezza che ci viene. Allora non si può non accogliere questo appello della Madonna: trascorrete il vostro tempo in preghiera. Poi per me il Natale, mi permettete quest'altra annotazione autobiografica, tanto oggi Santi e Caffè quella che è, insomma. Quindi io ho preso questo da Medjugorje, ma poi ho avuto un debito con Medjugorje, che adesso vi racconto rapidamente, anche se credo di averlo raccontato altre volte. Quando io fui assegnato alla seconda parrocchia, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie a San Lorenzo a Palermo, è la seconda delle 3 mie parrocchie, era una parrocchietta piccola. Io avevo un confratello sacerdote, per cui io ebbi la possibilità, quando arrivai poi parroco a Romagnolo, a San Giovanni Bosco, l'ultima parrocchia, il parroco non voleva andare via subito, perché fui mandato lì verso il 20 dicembre. Ovviamente c'erano le celebrazioni natalizie. Allora ricordo molto bene che padre Salvo, il mio predecessore come parroco, mi chiese se potevamo parlare un momento. Ci fermammo a parlare e mi disse così: sai, don Alessandro, qui le donne non si sente, sai padre Alessandro, io ho già organizzato tutte le celebrazioni, anche se il cardinale ha deciso che vieni te parroco e io vado, perché lui veniva fatto cappellano all'ospedale. Mi ha detto, ma con 2 occhi, mamma mia, mi ha detto: ma che ti dispiace se finisco di celebrare io queste celebrazioni natalizie? Ma manco per sogno, caro mio, ci mancherebbe altro. Fai pure le messe, non mi dispiace proprio. E te che fai? Preoccuparti. Era il 20-22, uscito dalla parrocchia che era la mia, ma ancora non era la mia, dove celebravo il Natale. Sono andato all'agenzia di viaggi, mi stacchi un biglietto Palermo-Spalato, ma non esiste il diretto, è Palermo-Roma, Roma-Spalato, va bene, questo. Vado a Medjugorje con la neve,
il freddo, arrivo lì il 24 dicembre come oggi, 23 o 24 dicembre. Beh, io ero conosciutissimo dal sacerdote francescano che sta nel convento e dai frati francescani, quindi mi invitavano a mangiare lì. Il 24 sera, poi alle 22 mi pare c'era la veglia di Natale. Io ho finito di pregare in chiesa, sentite, non mi invento nulla, nevischiava a Medjugorje, finisco di pregare, che proprio io ho nostalgia di quei momenti lì, non avevo tutte le responsabilità che ho ora e quindi mi immergevo nella preghiera e auguro a ciascuno di voi di entrare in questo mondo della preghiera, che è tutto, dà pace, dà vita, dà respiro, dà luce. Però attenzione, in una condizione di grazia per quanto dipende da noi, perché se preghi in peccato mortale, finita la preghiera sono uscito dalla chiesa, da parrocchia di San Giacomo a Medjugorje, e dico a me stesso, ero solo, e dico a me stesso, sentite che roba è, dico a me stesso, beh adesso tocca andare a mangiare. Vigilia di Natale, ero solo, ho detto, me vado a fare una magnata come Dio comanda, tanto sono solo, aprite, tanto sono solo e a questo punto mi concedo una cena in uno dei ristoranti di Medjugorje come Dio comanda, a base di pesce, che ne so. Ecco, volevo festeggiare il Santo Natale, la veglia, perché ero solo, tutto chiuso. Tutto significa tutto, tanto che io ho detto, ma qui si mette male, magari mi compro qualcosa allora da mangiare, un po' di pane e formaggio, che a me il formaggio piace. Tutto chiuso, tutto, salumerie, generi alimentari, panifici, gelateria, lì c'è una bella gelateria, tutto chiuso, pizzeria, non c'era un'anima viva per la via principale di Medjugorje e io che camminavo senza sapere cosa fare, cosa mangiare, sentivo le famiglie a tavola sedute e io da solo, vi assicuro, guardate che non mi invento nulla, ero proprio solo intorno alle 8 meno un quarto della sera a camminare per la via principale di Medjugorje, sapete, un po' scoraggiato. Sapete cosa ho fatto? Mi sono messo seduto su un ciglio della strada e ho detto alla Madonna, e mo che si fa? Io sono venuto qui contento, ma qui finisce che vabbè, ho detto comunque aspetterò al freddo e al gelo visto il Natale, al freddo e al gelo, aspetterò che aprano la chiesa, perché poi alle 22 c'era la celebrazione. Ho detto a Madonna, comunque va bene per me lo stesso, sono ugualmente contento perché sono qui, solo e sotto il freddo. Non finisco di parlare, mi arriva una telefonata al cellulare, era il sacerdote francescano del convento dei padri di Medjugorje, che mi dice, Don Alessandro, che fai? No, io sapete, sono sempre un po'... Ma no, no, niente, stavo qui passeggiando. Ma dove sei? È qui, per la via principale di Medjugorje. Ma senti, ti pensavo, ma che ti andrebbe di venire a cena qui? L'ho detto ai padri, vieni a mangiare qui. E son corso subito, non vi dico che gioia, quanto ho mangiato quella sera lì, ancora lo ricordo. Però io ero contento anche se andava in quel modo lì, perché ero uscito dalla chiesa sazio di preghiera. Allora veramente io credo che questo è l'atteggiamento che dobbiamo assumere durante queste ore, adorare il Verbo incarnato. Non perdetevi in chiacchiere, siate essenziali. È proprio il diavolo che adopera i bagordi, no, a Natale per distrarre. Tutte queste luci che luccicano, che sono belle, devono essere il segnale della luce che è Gesù nel nostro cuore, perché quando siamo in peccato, siamo dissociati, non abbiamo pace, non serve a nulla il Natale, anzi diventa una festa triste, ma se c'è Gesù è la festa più bella che esista. L'Evangelista Giovanni presenta il Logos di Dio che si fa carne nel prologo, Giovanni capitolo 1, versetti 1, 14, 1, 18, in tre maniere. Tre categorie usa del verbo, queste cose le trovate approfondite nel mio libro L'Aquila e il Sole. Primo, kai o logos phosestin, il logos è luce, luce. Chi non ha Gesù è nella tenebra. Oggi va molto di moda pensare. Stamattina ho ascoltato una conferenza di Vito Mancuso, noto teologo di grido, che lui dice sì, Gesù oppure il Cristo,
E lui dice, Gesù era Dio come possa essere ognuno di noi. Sono affermazioni pesantissime, perché c'è il Dio dentro di noi, Gesù l'ha scoperto e quindi i cristiani lo riconoscono Dio, ma non è così. Non è che noi riconosciamo che Gesù è Dio perché lui ha vissuto da Dio in maniera divina. Questo lo si può dire, lo possono dire casomai fosse vero, i buddisti di Buddha. Ma noi cristiani non è che diciamo che Gesù è Dio perché ha vissuto divinamente. E Vito Mancuso dice, io conosco altri maestri, non fa i nomi, che hanno vissuto così, come Gesù di Nazareth. Quindi è Dio in questo modo, secondo lui. Questo è indifferentismo religioso, è sincretismo, è il pluralismo di Abu Dhabi, per il quale non è solo più Gesù che salva. Ma noi, intanto questo, perché sono astuti, perché l'uomo, tu gli puoi parlare di tutto, quando gli parli della salvezza, la parola salvezza è una parola magica per l'uomo, perché l'uomo vive sempre disperatamente aggrappato come si chiama quello a mare aperto, quando ci si salva, non mi viene il termine, il salvagente. Ognuno di noi è aggrappato al salvagente con le onde alte 3 metri, quindi quando ti arriva qualcuno che ti dice sei salvo, tu... La parola salvezza, il tema salvezza è un tema perché quando parli salvezza tu senti in te stesso il respiro più lungo, salvezza significa pace, salvezza significa gioia, salvezza significa felicità, salvezza significa abbondanza di grazia, salvezza significa tutto quello che l'uomo può desiderare, giusto? Ecco. Allora, proporre l'idea che ci siano altri oltre a Gesù o accanto a Gesù che offrono salvezza, voi capite che è un'affermazione pesantissima. Invece l'unico Salvatore è Gesù Cristo, non ci sono altri Salvatori. Questo va detto con molta chiarezza. E quando tu riconosci che Gesù è il Salvatore, allora ecco il prologo, riconosci che Lui è la tua luce. Guarda questo tema della luce, tema anche di altre cose. Comunque è un tema prezioso, luce, la luce, perché se no c'è la tenebra. La stragrande maggioranza degli uomini oggi vive nella tenebra, senza dover parlare peraltro dei falsi cristiani della falsa Chiesa, che vivono dietro alla menzogna del ricco magistero di Papa Francesco citato da Papa Leone, la tenebra. Allora ecco le 3 categorie usate da Giovanni per parlare di Gesù, questo Gesù bambino che è il Salvatore, che viene a salvarmi, perché poi ci vuole l'appropriazione, non è che ti salva e basta, vi salva, ci salva, no, mi salva, capite dov'è la differenza? Perché quando tu vedi la tua vita, trascorri la tua esistenza come un libro macchiato, ammuffito, e non è che dici Gesù salva, no, Gesù mi salva, Gesù è il mio Salvatore, cambia tutto. Cioè l'appropriazione è luce, non c'è più tenebra per chi ha Gesù nel cuore, non c'è tenebra, la tenebra è solo il peccato, che si coniuga con la tristezza, con la paura, col senso di vuoto, con l'angoscia, con la disperazione. Ma la salvezza, Gesù mi salva, porta a noi la redenzione. Gesù viene per salvarci e quindi ci porta alla luce. Le altre 2 parole che Giovanni adopera per parlare dell'incarnazione del Verbo a cui ci stiamo preparando in queste ore sono, oltre alla luce, kai o logos, zoestin, il verbo di Dio, oltre che luce è vita. Come il contrario della luce è la tenebra, perché non ci sono vie di mezzo, il contrario della vita è la morte. La morte. Dove c'è Satana, c'è la morte. Satana è il re della morte, il suo regno è il regno della morte. Chi non ha Gesù è morto. Chi ha Gesù è vivo, perché Lui è la vita. Tant'è che i martiri hanno preferito sacrificare questa vita terrena per non perdere la vera vita, che è il Figlio di Dio. E il terzo termine che Giovanni adopera è kai o logos doxaestin. Il Figlio di Dio è la gloria. La gloria, qual è il contrario di gloria? Così capite, è caos.
Così forse questo è quello più attuale oggi, no? Adesso provate ad andare in questo momento a un centro commerciale e vedete la follia dell'ultimo acquisto del regalo. La gente che bestemmia perché si arrabbia, il marito contro la moglie, i figli contro i genitori, pianto, urla, strilla, no? Nervosismo, agitazione, rabbia, sudore, non so dove posteggiare, quella cosa costa troppo, si fa tardi, no? Clacson che suonano, ci si urla a vicenda, è il caos. Dove c'è Gesù c'è la gloria. Gloria non è un termine da intendere umanamente, cioè gloria, la gloria del mondo, no? Gloria è ordine, armonia, ecco. Si potrebbe anche dire che il Logos è armonia. Chi ha Gesù dentro ha la vita, ha la luce, ha l'armonia. E allora, vado verso la conclusione, noi dobbiamo adorare il Verbo incarnato in queste ore. Diventiamo tutti noi del piccolo resto adoratori del Verbo incarnato. Trascorriamo il nostro tempo in adorazione di Gesù. E prego adesso di ascoltare questa breve meditazione che prendo dal mio libro Si è fatto carne come formula conclusiva. Sostiamo dinanzi al mistero del Natale, contempliamo gli attimi in cui Gesù è nato e scorgiamo l'intensità dell'amore di Maria, la madre, verso Gesù, il figlio. Sono loro due da soli. Tutto è al contempo così umano eppure così divino. Ci può essere un momento più tenero e toccante di quello in cui una donna porta per la prima volta al seno il bimbo che ha partorito? Ditemi, c'è un momento più tenero di questo? Ce ne sono altri, ma questo è il momento in cui la mamma che ha appena partorito prende il bambino, il cuccioletto, la cuccioletta e la porta o lo porta alla mammella perché lo allatti. Le labbra così piccole e rosee del neonato cercano il latte e con esso il calore materno che lo ristora e lo protegge. È una fusione che prolunga quella intrauterina. Quale tenerezza, quale delicata dolcezza. Cosa sperimenta un bambino che dopo aver preso il latte dorme sul seno materno? Ma anche cosa sperimenta una mamma che lo ha allattato e ora lo guarda a lungo con smisurato amore? È una comunione che la donna non ha mai avuto necessità di spiegare, di analizzare, di sottoporre a speculazione, per il semplice fatto che lei è naturale. È tutto così naturale, tutto così umano. Ma certo la fusione è totale e i baci si moltiplicano. E così anche le carezze, i massaggi che, come sostengono i pediatri, procurano un enorme flusso di benessere al bimbo che con il latte ha fame subito di amore e di protezione. Ecco, Gesù ora è così piccolo e Maria è così premurosa. Tutto quello che abbiamo detto è così umano. E guardate cos'è la fede cristiana. E in questo caso diventa tutto così straordinariamente divino. Scena incantevole, che viene riprodotta, come sapete, in mille modi nell'arte, nell'iconografia, l'allattamento. Maria riempie Gesù di baci in tutto il corpicino, lo stringe a sé per la prima volta, poi di nuovo lo guarda e rimane come ferita dentro dall'amore di quegli occhietti piccoli eppure già così intensi di un azzurro indescrivibile. È Dio, il Logos, e Maria è allo stesso tempo la Mater et Ancilla Domini. E la madre lo guarda come solo una madre può saper guardare il bambino appena partorito, ma è anche l'Ancilla Domini, perché solo lei, la Vergine, l'ancella del Signore, sa scorgere in quegli occhietti non solo il bambino
il puttino, no? Il cuccioletto appena nato, ma il Logos che si fa carne. Deve essere stato impossibile. Io ieri l'altro alla Mezzia Terma poi ho detto chiudiamo la cortina. Beh, oggi un po' sto cercando proprio in tutti i modi di intrufolarmi, apriamo, di intrufolarmi, no? Occhietti piccoli certamente, però quegli occhietti sono la finestra del Logos, del Verbo di Dio. E Maria non è solo la madre, è anche, forse soprattutto, l'ancella. Quindi abbraccia e adora. Lo chiama figlio mentre lo allatta, lo prega Dio mentre è in ginocchio che il bambino dorme. È un mistero. Quel bambino è il Verbo incarnato. E così Maria, la madre, si ricorda anche di essere la serva, Ancilla. E allora canta, piangendo di emozione, le lodi al Dio piccino che tiene in seno, e poi, adagiandolo nella mangiatoia, mentre egli dorme sazio, lo adora e ancora piange. Questa volta conscia che il Dio piccino sarà inchiodato un giorno sulla croce. Lacrime già di dolore per un mistero che la trafiggerà in cuore fino al Calvario. A partire dalla nascita a Betlemme, il legame tra la madre e il figlio diventa redenzione. Il Dio piccino sembra talora osservarla, mentre la madre, in quelle prime ore, in quei primi giorni di Natale, lo lava, lo profuma, lo pettina, Gesù aveva i ricciolini, lo avvolge in candidi lini e gli canta la ninna nanna. Ricordate che questi giorni sentiremo dormi, dormi, fai la ninna nanna Gesù. Sicuramente la Madonna avrà fatto quella danza che solo le donne sanno fare. Io ho visto i papà provare a farli, bravissimi, ma mai come sa farlo una donna che ce l'ha dentro la danza materna. E il bambino si sente cullato. Ma mentre Maria fa tutto questo, sa che quel bambino è il Verbo incarnato. È come se tenesse tra le mani l'ostia consacrata. Sembra allora che il Verbo la chiami a sé, le dica già adesso, vedi madre, con gli occhi glielo dice. Il bambino, il neonato Gesù, glielo dice con gli occhi, ma Maria ha il cuore immacolato e quindi sente quello che Gesù le dice. Vedi madre, sono qui per gli uomini, pronto a soffrire per essi, e tu sarai la corredentrice. Compiamo la volontà del Padre e avviamoci già da adesso verso il Calvario. Quando poi lo vede dormire sereno, Maria prorompe in accorati e strazianti parole interiori, non a voce. Come farai, Gesù, amore mio, quando dovrai conoscere l'odio degli uomini? Oh, se potessi io prendere su di me tale odio che ti attende, danzerei sulla croce pur di risparmiarti ogni dolore, perché tu sei Dio, sei amore, non meriti odio. E certo, già non c'era più stato posto per lui dall'inizio. È nato in una stalla. E dicevo ieri o l'altro ieri alla Mezzia, forse ieri a Catania, non lamentiamoci dei nostri problemi, delle nostre difficoltà economiche, strutturali. Pensiamo a Gesù che è nato povero e ringraziamo quelli che come Fra Celestino incarnano dinanzi ai nostri occhi una povertà radicale, con sacrifici che tanto più sono profondi quanto meno li lasciano emergere. Andare a Cracovia
con 0 gradi e un tempo da lupi a piedi nudi, e io dico soprattutto più che i piedi, a mio avviso, senza calze e senza pantaloni. Io praticamente non potrei, anche se cominci a dire Gesù lo faccio per te, Gesù lo faccio per te, dopo un paio di minuti direi ho cambiato idea. Ringraziamo quelli che nella Chiesa, per amor di Dio, ci ricordano l'essenziale. Fra Celestino è un dono prezioso per tutti noi, non è a costo zero. Ci ricorda che Gesù è nato povero, ci ricorda che lasceremo tutto, ci ricorda che non dobbiamo attaccarci al denaro, alla casa, ai pantaloni, ai vestiti griffati, che tutto finisce. E quelli come Fra Celestino, che sono sempre di meno, ci dico perché adesso, vabbè, non è il momento di parlarne, però come sono certi conventi e come si vive in certi conventi. Però quelli che come lui vivono la regola, frati e suore, perché ci sono anche suore, alle quali non è mai stato concesso anche per ragioni, prevedo e presumo, io non sono un esperto di pudore, non so come chiamarlo, di stare a piedi nudi, coi sandali sì, però nella povertà evangelica. Allora, noi non siamo chiamati, neppure io che sono prete secolare, a vivere la povertà in termini di voto, a meno che non decidiamo di farlo personalmente. Ci siamo? Però non diamo per scontato che siamo distaccati dalle cose della terra. Cioè, ognuno di noi deve verificare. Io ho bisogno di mettere in inverno fino a maggio i calzoni, i calzettoni di lana pesanti, e so che devo farlo, perché se io non li metto o metto le scarpe leggere, subito io mi raffreddo, subito, come i piccirilli, i neonati. Quindi io so che Dio vuole da me le calze pesanti, ma io lo guardo a quello lì coi piedi nudi e mi ricordo che io devo comunque essere distaccato, anche se non facciamo voto di povertà. Gesù è nato povero, ha vissuto povero, è morto povero, è nato in una stalla e morto in una croce. Che vi aspettate da questa vita terrena quando state lì a lamentarvi? E qualcuno direbbe, ma perché parli sempre degli altri? Quando stiamo lì a lamentarci, quando stiamo lì a battere i pugni. Gesù è nato povero. Concludo. Ho detto all'inizio che dobbiamo adorare il Verbo di Dio in queste ore. Come ha detto la Madonna a Medjugorje, lo ripeto, ora che Gesù nasce, trascorrete queste ore in preghiera. Ognuno di noi saprà come fare. Lo si è detto più volte, diventa ora un'esigenza adorare il Verbo di Dio, che è il Verbo di Dio, adorare Gesù è il centro del messaggio natalizio. È il centro del messaggio natalizio, adorare Gesù. È un appello anche per noi. Adorare in latino significa os ad os, bocca a bocca. Dunque porta con sé il tema dell'intimità. È lo sbocco, l'esito più naturale della vita di fede, dell'amore a Gesù, l'intimità. Quando mettiamo l'agitazione del fare da parte e finalmente ci fermiamo dinanzi a Gesù, allora scopriamo l'urgenza dell'intimità. Non possiamo mai immaginare quale dono prezioso sia un sacerdote, un predicatore, un pastore, un missionario che viva l'intimità con Gesù. Cambia tutto. Cambia tutto. Rispetto a un prete, un missionario, un pastore, un parroco, un vescovo, che sono funzionari del sacro, che non esprimono questa intimità con Gesù. Stamane leggevo sul solito cahier de doléances della Nuova Bussola Quotidiana che criticavano Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, perché ha fatto una lunga intervista come presidente dei vescovi italiani per Natale, dove dicevano effettivamente che non ha usato una sola volta la parola Gesù. Ha parlato di politica, ambiente, ecco. Che ce ne facciamo di chi non ci racconta il suo amore per Gesù? Noi abbiamo bisogno di figure come Padre Pio. Guardate, ho letto in questi giorni una cosa che mi ha colpito, ho fatto anche una foto di questo, vediamo se la trovo, ecco, dialogo tra Padre Pio e Don Dolindo Ruotolo. Don Dolindo era tormentato dall'idea che non stesse facendo la volontà di Dio, si chiedeva se lui stava onorando Dio. E allora va da Padre Pio per sapere se lui
è in grazia di Dio, cioè se Donnolindo era in grazia di Dio. È una storia commovente che si conclude in un modo semplicemente altrettanto commovente nell'incontro. Padre Pio lo conferma, dice a Dondolindo, lo dice davanti a tutti: voi avete il paradiso dentro. Padre Pio a Dondolindo Ruotolo: Dondolì, voi avete... E Dondolindo non se l'era sentita alla fine di fargli la domanda decisiva, non c'era stato tempo, e Padre Pio gli dice: Dondolì, voi avete il paradiso dentro. Apriamo: avete il paradiso dentro. Che bella questa frase. Chi ha il paradiso dentro? Chi coltiva l'intimità con Gesù. Chi coltiva l'intimità con Gesù ha il paradiso dentro, come Dondolindo Ruotolo. Questo è il Natale, il paradiso dentro, l'esperienza della adorazione, lo sbocco più naturale della vita di fede, dell'amore a Gesù e l'intimità. Sempre si vedrà se un pastore, una consacrata, un laico credente sono abituati all'adorazione oppure no. Nel primo caso, quando parleranno di Gesù, lo faranno come coloro che lo conoscono di persona, l'intimità appunto. E tu senti che questo conosce Gesù, vive Gesù. Nel secondo caso saranno gonfi e vani chiacchieroni. Occorre l'adorazione, figlioli cari. Occorre l'adorazione. Impariamolo dai santi e chiediamolo alla Madonna in queste ore. Voi sapete che Monsignor Fultoscin, ve ne ho già parlato in questi giorni, racconta, quando scrive l'autobiografia a 80 anni circa, poco prima di morire, sente il bisogno di fare una consegna della propria esistenza. E un capitolo prezioso lo consacra a una pratica che ha portato avanti per tutta la vita da prete e poi da vescovo e da missionario: l'ora quotidiana di adorazione eucaristica. Il giorno dell'ordinazione sacerdotale lui aveva promesso a Gesù due cose che ha mantenuto: ogni sabato avrebbe celebrato la messa in onore della Madonna e ogni giorno avrebbe fatto un'ora di adorazione. E lui racconta verso gli 80 anni, che poi sono queste le gioie che restano, che era contento di avere mantenuto fede a questa promessa, anche se era stato nominato segretario in America dell'evangelizzazione dei popoli, quindi è andato in tutto il mondo, fusi orari, voli aerei, ritardi, disagi che io conosco bene per via del fatto che sono anch'io, mio malgrado direi, missionario. Eppure lui dice che organizzava le cose in modo tale da non saltare quell'ora di adorazione. Voglio citare gli ultimi due episodi che ho già detto, per dire come l'adorazione poi diventa adorare il Verbo incarnato, che significa il Verbo eucaristico nel tabernacolo e tutto. Lui racconta due episodi che sono simpatici. Il primo: un giorno, mi pare che fosse in India, fosse andato in India, non mi ricordo bene in quale nazione si trovava, doveva appunto, si era fatto tardi, doveva però mantenere fede alla promessa quel giorno anche di fare l'ora di adorazione eucaristica. E lui stesso racconta che però era praticamente distrutto, per cui ugualmente va in cappella. Non fa in tempo a salutare Gesù nel tabernacolo per iniziare l'ora di adorazione, che si addormenta. E lui stesso racconta di essersi svegliato esattamente quando è terminata l'ora di adorazione, quasi come a dire, secondo me, che lui si è sentito rimproverato, lui, perché era un uomo santo,
Ma io invece penso che Gesù abbia voluto dirgli: tu fai questo per me e io ti lascio riposare. E per darti il segno che sono io ti faccio svegliare, perché si è svegliato proprio nel momento in cui finiva l'ora che doveva fare di adorazione. Lui avrebbe potuto andare a letto, e invece è rimasto sveglio. E una volta che si è trovato in un altro posto, non mi ricordo anche questo dove, Fultoscine, che doveva fare l'ora di adorazione, trovava le chiese chiuse. E allora ha chiesto in giro, e insomma ha trovato il parroco disponibile che gli dava le chiavi, si è assicurato, il parroco si è assicurato che era un vescovo cattolico che in quell'ora insolita chiedeva di starsene un'ora da solo in chiesa. E che cosa fa il parroco? Siccome s'era avanzata, probabilmente anche lui si era svegliato, perché ho notato che più si sale a nord del mondo e più si va a letto prima, perché fa buio prima, non lo so se è così. Cioè in Spagna mangiano alle 10 di sera, quando in Slovacchia alle 10 di sera dormono giù forse da 2-3 ore. Incredibile, un paese che va, usanza che trovi. E il fuso orario è lo stesso. A Bratislava le 10 di sera sono come a Madrid, però a Madrid anche in inverno cenano alle 10 di sera, mentre a Bratislava sono già a letto da almeno 3 ore, capite? Quindi per dire, è importante saperle queste cose ora che io viaggio, le so, e così è. Ma anche in Italia mi sembra che vada così, più sali e più si anticipano gli orari, che a me non dispiace per dire. Quindi il prete era un po' mezzo addormentato e allora che fa? Gli apre la chiesa, un po' forse seccato, gli apre la chiesa a Monsignor Fultoscine che poni alle 11 di sera, poniamo, deve fare l'ora di adorazione. Vabbè, quello forse era a letto chissà da quante ore, gli apre la chiesa. Che cosa fa? Lo racconta Monsignor Fultoscine, si scorda di dargli le chiavi, si porta le chiavi e lo chiude. Per cui Monsignor Fultoscine, dopo che finisce la sua ora di adorazione per rimanere fedele alla promessa di adorare Gesù nel tabernacolo, si rende conto che la chiesa è chiusa e comincia a gridare per uscire, anche perché vuole andare a letto pure lui. Niente da fare, racconta di essersi arrampicato sulla finestra della chiesa e essersi gettato da lì finendo sul carbone. Capito cosa tocca fare per adorare il Signore, miei cari figlioli? Ecco, bene, allora questo ci rimane da fare in queste ore del Santo Natale, adorare Gesù. Tutto il tempo che non trascorriamo ad adorarlo è perduto. Marta, Marta, tu ti agiti e ti preoccupi per troppe cose. Una sola cosa è necessaria. Maria si è scelta la parte migliore. Maria si è scelta la parte migliore, cioè quella dell'adorazione di Gesù. Miei cari, non so se volete fare un paio di telefonate, forse è meglio di no a questo punto perché è una meditazione, non è che c'è molto da aggiungere, magari volete fare gli auguri di Natale, ma restano in qualche maniera, come dire, ovvi, no? Ce li facciamo tutti tra di noi, gli auguri, così attraverso Radio Domina Nostra, adoriamo Gesù, trascorriamo queste ore in preghiera, chiediamo alla Madonna di contemplare il mistero del Verbo incarnato, dedichiamo anche noi tempo ad adorare Gesù in modo tale che, come Giovanni Paolo II, anche lui andava in viaggio per il mondo, gli chiudevano la chiave, sapete questo, gli chiudevano, ve l'ho raccontato, lo racconta il suo portavoce vaticano Navarro Valls, che questo quando arrivava in giro per il mondo, io non sono in grado di imitarli, è bene che lo sappiate, parlo bene di loro, sono un ottimo venditore, ma non fidatevi di me, non fidatevi di me, cioè io so quel che dico, però Wojtyła, capito, andava in giro per il mondo e io so cosa significa arrivare stanco, stremato la sera. Dormivano i papi nelle nunziature apostoliche, allora voi immaginate il seguito, Sortobiana e un paio di suore con Sortobiana, il portavoce vaticano, il segretario del Papa, il cerimoniere e un paio di preti della corte pontificia. Che ne so, in tutto posso prevedere quelli proprio più stretti al Papa che non lo lasciavano mai, presumo al massimo 10, forse 15 persone del personale più stretto, va bene? Come era stremato Carol, Giovanni Paolo II, erano altrettanto stremati questi che gli stavano attorno. Che cosa succedeva? Questa è una cosa simpaticissima, guardate, perché i santi sono straordinari. E poi attraverso queste cose noi capiamo tutto, non sono slogan. Quando io vi dico che dobbiamo adorare Gesù, non è che è uno slogan, passa dal vissuto. Allora succedeva che
il Papa entra nell'annunziatura apostolica, il cerimoniale prevedeva che fin tanto che, sentite questa roba qui per chi non l'avesse mai sentita, il Santo Padre non si fosse ritirato nella sua sacra stanza, nessuno del personale più stretto, non è che è come quando viaggio io, che qualche volta le sorelle le vedo scappare per le loro stanze. Non faccio in tempo a essere alla reception che non le vedo più. No, sto scherzando, non è vero. Dovevano aspettare che il Papa si ritirasse in camera. Fintanto che il Papa non andava a dormire, nessuno del seguito più stretto poteva ritirarsi. Beh, il Papa arriva, immaginate voi, Navarro Valls racconta di un viaggio in America Latina, fuso orario, e poi appena arrivato tutto il giorno, arrivava che aveva lasciato il giorno in Europa e trovava il giorno lì, quindi hanno dormito sull'aereo, non è che si dorme sull'aereo, comunque arrivano lì e c'è tutta la giornata con la programmazione. Beh, finalmente a sera devono recuperare 2 notti, una notte e un giorno, no 2 notti, una notte e un giorno. Non vedono l'ora di arrivare, anche perché fa caldo, quindi il sudore, le scarpe, insomma. Il Papa entra e come sempre, col dramma del seguito pontificio, domanda: dov'è la cappella? Tutti impallidiscono. Perché dov'è la cappella significava buonanotte ai suonatori. Questo me mi sconvolge, perché io so cosa significa arrivare stremati la sera in viaggio. Non c'era verso. Se lui prima non andava in cappella, questo fa la differenza dei santi con noi. Noi siamo chiacchieroni, loro erano santi. La santità è amore a Gesù. Cos'altro potrà succedere oggi? La santità è amore a Gesù. Io ho notato, senza dare responsabilità a nulla, che quando io parlo così a voce più bassa è cosa più temuta. È più temuta. Quando sbraito, urlo contro la falsa chiesa, ma quando faccio queste meditazioni così, vabbè. Comunque andava in cappella a pregare e non ne usciva più, come io quando parlo. E le suore ad aspettare. E Navarro Valls ad aspettare. Stanislao. Magari si mettevano in cappella pure loro, però dovevano aspettare fino al Papa. Sapete com'è finita? Che una volta erano così stremati che Sortobiana e Navarro Valls si sono messi d'accordo. Sortobiana si è assunta la responsabilità, il Papa è troppo stanco, dite all'annunziatura che nascondano le chiavi, così arrivano, il Papa domanda: dov'è la cappella? Santo Padre, subito Sortobiana: santità, la cappella è in ristrutturazione. E così questi l'hanno fatto per il Papa però, ma non avevano colto che per lui stare davanti a Gesù significava rinascere. Auguri, Santo Natale, trascorrete questo tempo in preghiera davanti a Gesù. Laudetur Jesus Christus, a stasera alle 21:30 con la veglia natalizia.